Sì! Finisce qua! Sì! Finisce qua! Inter batte Atalanta ancora una volta. Come sempre non c'è storia. Atalanta 0, Inter 2. Carlos Augusto, Lautaro Martinez, ottava vittoria di fila contro l'Atalanta, e l'Inter piazza la prima mini fuga rispondendo al pareggio del Napoli proprio prima della sosta. Una vittoria che pesa come un macigno per la nostra Inter, una vittoria importantissima, di grande autorità e di grande livello per la nostra Inter, che dà un messaggio molto forte a questo campionato. Io, Simo, ho un messaggio molto forte da dare anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, perché so che tanti di voi ci stanno seguendo dall'estero, che quindi con l'avvicinarsi alla sosta per le nazionali di alcune festività in cui si potrebbe andare in vacanza, un momento importante, e ho una grande sorpresa da farvi. Allora, grazie al nostro sponsor di oggi, che è Surfshark, che per te che ci stai seguendo in questo momento ha messo a disposizione un coupon per ottenere 4 mesi extra del servizio VPN di Surfshark, se accedi tramite il link che trovi in descrizione oppure il QR code che trovi proprio sopra il nostro Simone. Così tu che ci stai seguendo puoi risolvere alcuni di quelli che sono i più grandi problemi che si hanno quando si va all'estero. Per esempio, Simo, stavo vedendo che grazie a Surfshark, se ti colleghi con la VPN, al momento di prenotare un hotel o la vacanza o la macchina a noleggio, si può fare un confronto tra i vari paesi, riuscendo quindi ad ottenere prezzi più vantaggiosi in base al paese da cui ti colleghi, così puoi risparmiare anche un bel po' di soldi. Poi c'è anche la classica situazione in cui ti porti dietro il computer, ti devi collegare con una rete wifi pubblica da un bar o da qualche posto simile, e con la VPN non rischi delle intromissioni pericolose o che ti vengano rubati dei dati mentre stai lavorando, stai controllando i tuoi dati personali, il conto corrente, qualcosa del genere. E questo è veramente importante. Poi con Surfshark, se hai problemi con la VPN, ti garantisce un'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la puoi utilizzare su un numero illimitato di dispositivi, puoi accedere a contenuti che in Italia non sono visibili. Surfshark poi propone anche altri prodotti come un ottimo antivirus, e non soltanto. Trovate il link in descrizione, surfshark.com/passioneinter. Intanto, ecco, per accedere a tutti i vantaggi della VPN su Surfshark, come detto, puoi cliccare sul link in descrizione, con una grande novità che Surfshark ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli amici di Passione Inter. Cliccando sul link qui sotto e attivando Surfshark avete diritto a 4 mesi extra ed avete la garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati, così provate il servizio e se non siete soddisfatti verrete appunto rimborsati. Quindi mi raccomando, clic sul link che trovate in descrizione qui sotto e il QR code che trovate in alto invece, grazie a Surfshark, che è il nostro sponsor di oggi per questo appuntamento. Simo, è partita enorme da parte della nostra Inter, una grande dimostrazione di forza dopo la risposta al Napoli che pareggia per 0-0 contro il Venezia, una vittoria di altissimo profilo, che si era vista comunque di un'Atalanta che aveva provato in ogni modo a caricare l'attesa di questa partita, l'Inter che si è presentata ancora una volta nella sua veste migliore, e già nel primo tempo si erano viste le migliori intenzioni. È una partita da squadra che va a puntare quel trofeo importante. Nello scenario ideale tu pensi ad un Inter che fa una gara di questo tipo, e magari quest'anno rispetto all'anno scorso qualcosina di qualche dubbio in più c'era venuto, soprattutto all'inizio, però questo era anche il momento giusto per sperare in una gara del genere, una gara che l'Inter ha condotto benissimo, che ha una gara in cui ha domato l'Atalanta, che non ha avuto enormi occasioni, non come in altre partite. L'Atalanta veniva da 4 pere comode date alla Juventus a Torino, potendone fare altri almeno 2 o 3. Invece contro l'Inter oggi ha dovuto patire tanto, ha avuto un paio di situazioni con dei colpi di testa, ma nulla di clamoroso. L'Inter ha fatto una partita da squadra di un altro livello, con tutto il rispetto, ma non solo per l'Atalanta, per tutte. Quindi vittoria veramente di grande autorità, e per me ci sono dei protagonisti specifici, ma adesso ci addentriamo nell'analisi. Guarda, ti faccio fare subito i nomi, Simo, perché io l'unica cosa che volevo aggiungere è che si è parlato tanto di come l'Inter quest'anno non vincesse gli scontri diretti, le partite decisive, un Inter di cui si è discusso tanto, ecco, su quello che stava facendo quest'anno. Siamo arrivati a marzo, nel momento decisivo, con l'Inter che è ancora l'unica squadra in corsa in tutte le competizioni, e nello scontro diretto più importante di tutti piazza questi 3 punti che danno una batosta anche all'avversario, perché oggi il Napoli che ho visto contro il Venezia è un Napoli che mi è sembrato un po' abbattuto, e sentire anche la giustificazione del campo
poco annaffiato, è stato un qualcosa che qualche campanello d'allarme lo lancia. L'Atalanta si è visto che aveva caricato così tanta attesa su questa partita che poi la sconfitta oggi ha fatto così male da far perdere la testa ad Ederson che viene espulso, a Gasperini che viene espulso giustamente, e l'Atalanta che si fa passare ancora come favola, una squadra che favola non è più, perché continua ad investire, continua a spendere, e paradossalmente sul mercato spende anche più di noi, visti gli acquisti che continua a fare, ha una quantità di alternative in tutti i ruoli impressionante, ne prende ancora una volta 2, siamo all'8ª vittoria consecutiva dell'Inter contro l'Atalanta, è 12-0 il conteggio delle ultime 4 partite in queste sfide, e la loro stagione al 15 marzo, al 16 marzo è praticamente finita, perché fuori dalla Champions League, fuori dalla Coppa Italia, e hanno caricato l'attesa per questo scudetto, che chiaramente possono essere ancora in lotta, ma al momento vanno a finire a -6. Oggi si gongola perché l'Inter dà un messaggio potente. Io credo che l'Atalanta non esca ancora dalla lotta a scudetto, perché comunque avendo solo questo ci proveranno fino all'ultimo, e abbiamo capito che in questo campionato, nonostante anche degli accenni magari di mini fuga, prima dell'una poi dell'altra, io penso che si arriverà fino alle ultime giornate, proprio le ultimissime anzi giornate. Quindi continuo a considerare l'Atalanta dentro, come naturalmente considero il Napoli, ma il messaggio dell'Inter è potente, perché poi giustamente, avendo pareggiato il Napoli oggi a Venezia, poteva anche esserci l'idea di dire: se anche pareggio a Bergamo non lo butto via, perché l'importante è che non vincano loro, però mi posso portare a casa anche il pareggio. Invece no, l'Inter l'ha voluta vincere, e hai fatto bene a far notare il nervosismo di Gasperini, ma ancor prima quello di Ederson, perché si è fatto espellere in una maniera stupida, non da giocatore importante quale Ederson è, per un calcio d'angolo che secondo lui non c'era, perché c'era un fallo prima, quindi non per un gol magari viziato da qualche cosa di irregolare. Quindi questo già era un campanello d'allarme. L'Inter invece, nonostante il contesto difficile perché era in trasferta, l'avversario forte, è sempre rimasta super lucida, razionale fino in fondo, e ha ottenuto una vittoria meritata, che dicevo prima, secondo me ha come principali protagonisti in senso assoluto i 3 centrocampisti, che sono stati infiniti per motivi diversi. Barella ha fatto 12 km, ha staccato di netto il secondo di quelli che ha corso di più. Çalhanoğlu mi ha dato ancora segnali di continuità dopo la grande partita col Monza, magari un pochino meno presente anche a livello di tiro eccetera, ma è normale, giocavamo contro l'Atalanta e non il Monza, con tutto il rispetto. Mkhitaryan, ragazzi, che ogni volta che viene messo titolare viene criticato, no, ma perché gioca Mkhitaryan? Ha dimostrato ancora una volta perché Inzaghi si affida sempre a lui. E soprattutto io ho notato, a un certo punto ci ho fatto caso, abbiamo vinto tutte le seconde palle e anche le terze a volte. Ogni volta che c'era una palla nella zona della tre quarti dell'Inter, dove l'Atalanta provava a costruire, e arrivava Barella e chiudeva Mkhitaryan e intercettava Çalhanoğlu, era una cosa devastante anche a livello psicologico per loro, secondo me. È stato molto difficile giocare contro questa mediana, e anche Frattesi, devo dire, è entrato bene quando poi è entrato. Quindi salvo il gol sbagliato alla fine. Sì, vabbè, ci sta. Sul centrocampo dico solo una cosa, che Barella inizialmente aveva sbagliato qualche pallone di troppo, qualche ripartenza un po' sanguinosa, poi da quella palla Lautaro Martinez che è veramente bellissima e importantissima. E che ringraziamo, dice la settimana perfetta, forza Inter. Carmela che ringraziamo, dice dedicato a Valentino ed Elio Corno. Rinnoviamo il nostro saluto alla famiglia di Valentino. Purtroppo oggi abbiamo avuto questa triste notizia, vi siamo vicini e salutiamo un grande interista e un grande sostenitore del nostro progetto, e ci siamo anche personalmente un po' emozionati, ecco, a inizio partita quando abbiamo saputo di questa notizia, quindi un grande saluto da parte nostra a Valentino e a Elio Corno, che abbiamo già ricordato anche la scorsa settimana. C'è Mauro, grazie di cuore, quindi Bastoni con la rossa torna a 4 carte gialle, non ho capito. Allora, Bastoni è stato ammonito, era diffidato e quindi avrebbe saltato una partita per squalifica. Poi si è beccato il secondo giallo ed è stato espulso. Qua, tra l'altro, verrebbe da dire, con Inzaghi che viene sempre sfottuto perché sostituisce gli ammoniti, evidentemente così tanto torto non ce l'ha, però diciamo che alla luce di quell'espulsione lì abbiamo anche detto quei 3 cambi che ha fatto quando mancavano ancora una ventina di minuti da giocare, praticamente con tutto il recupero, forse sono stati un pochino frettolosi un attimo, però fortunatamente è andato tutto bene. Bastoni quindi salterà la gara con l'Udinese per squalifica perché è stato espulso, ma rientrerà ancora da diffidato, quindi purtroppo la diffida non se la toglie dalle spalle e rimarrà.
Grazie Franco, grande vittoria non decisiva ma fondamentale, superbi a Carlos Augusto e Lautaro. Peccato solo per un Thuram un po' sottotono e l'espulsione di Bastoni, ottimismo totale, forza ragazzi, il nostro grande Franco Marelli che ringraziamo davvero di cuore per il grande supporto che ci dà sempre. Simo, è stata una partita da grande squadra che arriva proprio prima della sosta. Io pensavo da tifoso egoista prima della partita, dicevo cavolo, la sosta per le nazionali che debba arrivare proprio adesso è un peccato perché smorza il ritmo, però mettendomi nei panni della squadra, di una squadra che ha perso anche Dumfries, e speriamo che non sia nulla di grave, Dumfries che dopo un contrasto a centrocampo si è fermato, si è accasciato per un problema al flessore, forse alla coscia, non si è ancora capito bene. Lui voleva continuare a giocare, voleva rimanere in campo, però giustamente Inzaghi ha preferito toglierlo per non rischiare e perché comunque c'è un Bisek di cui si fida ed è giusto così. Ecco, alla luce di questo, la sosta comunque ci può far bene, ci può far recuperare qualche giocatore, magari Dumfries speriamo che non andrà in nazionale, ma vedremo. E non sarà una sosta troppo pesante probabilmente a livello di partite, per cui speriamo ecco, di recuperare qualcuno al meglio. Secondo me anche da un punto di vista mentale, adesso riuscire un attimo a staccare dall'Inter H24 può essere comunque un bene. Sì, è quello che avrei detto. Questa è la cosa più importante. Anche i giocatori che stanno facendo bene, comunque l'ultima sosta è stata 4 mesi fa praticamente, se non erro. Quindi è giusto anche andare magari in un altro ambiente, con altri compagni, giocare altre partite. La cosa importante, l'ho detto già qualche giorno fa, lo ripeto, appello teorico a tutti i commissari tecnici, siate coscienziosi, perché questa sosta magari per qualche squadra è importante, però siamo a 2 mesi dalla fine di una stagione con giocatori che si stanno giocando il campionato, la Champions, le coppe. Usateli se dovete usarli perché giustamente loro fanno i loro interessi, non esagerate, speriamo che usino la testa, quelli che vanno stando mezzi e mezzi magari non vengano utilizzati e gli altri magari una partita su 2 se possibile, perché per carità i CT giustamente pensano alle loro nazionali, però io penso che si debba anche un attimino pensare a tutto e con tutto il bene la Nations League per esempio non mi vale tanto quanto una Champions League, ma pure uno scudetto. Quindi io mi auguro che da questo punto di vista si faccia un minimo di gestione, perché se anche giochi una sola partita su 2, è come se nelle prossime 2 settimane avessi 2 settimane piene di lavoro, quelle che abbiamo avuto qualche volta fa, giocando una gara su 2. Se le giochi entrambe 90 minuti, non stacchi mai a livello di campo puramente. Quindi ecco, solo questo. Per chiudere, peccato per qualche situazione in cui dobbiamo diventare ancora più cattivi e cinici, come il palo di Thuram che avrebbe potuto indirizzare la partita già nei primissimi minuti e un paio di scelte nei metri finali. Un arbitraggio che mi ha lasciato più di qualche dubbio, perché il secondo gol annullato a Lautaro Martinez, quello che avrebbe portato sul 2-0, poi fortunatamente Lautaro l'ha fatto dopo, ma non ha alcun senso annullare quel gol per il fallo di Lautaro Martinez su Jim City dopo che mi hai arbitrato una partita in cui Kolasinac può disinteressarsi del pallone e andare dritto su Thuram senza conseguenze, e in generale è stato un arbitraggio che ha permesso molto più lato Atalanta, favorendola molto in una partita in cui voleva buttarla sul fisico, e poi annullare quel gol è stato veramente, veramente imbarazzante, anche a livello di gestione dei cartellini. Ma nessuno dei due guardava la palla, Goggio, nessuno dei due guardava la palla, non la guardava né Lautaro né Jim City, e soprattutto Jim City viene colpito da Lautaro che è la metà, sente di aver preso il colpo, ci pensa e poi si butta a terra. È un po' come la simulazione che ha fatto ieri Maignan per perdere tempo così. È un qualcosa di non più accettabile. Questa cosa che debbano essere sempre favoriti i difensori in questo modo è un qualcosa che va necessariamente cambiato perché lo sport ne sta risentendo in una maniera imbarazzante. Detto questo, visto che si è parlato tanto, si è deriso tanto, Simo, stasera siamo stati, come direbbe Mkhitaryan, ingiocabili, grazie anche al contributo di tutto il centrocampo ed è stata una partita da vera Inter. E la chiuderei qui, non so se tu hai altro da aggiungere, però direi che abbiamo detto molto, Lautaro Martinez ha fatto una grande partita comunque. Sì, ma ripeto, oggi ho voluto citare il centrocampo in particolare per una ragione anche tattica, nel senso che, per esempio, a fine primo tempo io dicevo il centrocampo è stato fondamentale anche per creare lo spazio che poi portava la palla ad arrivare sulle punte, perché si muovevano, si tiravano dietro i marcatori e si creava la voragine.
in generale è stato per me l'ago della bilancia, ma oggi è l'esaltazione della vittoria di squadra, perché tutti hanno fatto il loro mestiere. Non abbiamo citato Acerbi, per esempio, che ha fatto l'ennesima partita gigantesca contro un Retegui da un gol ogni 70 minuti circa. Oggi non ha visto la palla, come sempre, quando c'è Acerbi che ti pressa uomo. Bastoni, al di là del rosso, ha fatto un'altra grande partita. I quinti hanno faticato soprattutto nel primo tempo, però per esempio Carlos Augusto alla fine la sblocca, e quindi è anche quello che forse ci mette la pietra più importante. Vittoria di gruppo, vittoria di squadra, di grande squadra. E ce la godiamo con questo +3 al momento in classifica e andiamo in sosta con questo risultato importante. Mi raccomando, clicca sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto, mi piace, e ci vediamo nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club per analizzare la partita e tutto quanto.